Ciao a tutti, e in questo video vi farò vedere come sono riuscito in occasione della tappa di campionato italiano ad accorciare il mio gap dal miglior pilota di questa pista, portandolo praticamente da 6 decimi abbondanti a 3, senza fare alcun test in pista, ma solamente analizzando a casa il replay del trofeo Matrix svoltosi 2 mesi prima e modificando il setup di conseguenza. In pista mi ero accorto che nell'assetto e nella mia guida c'era qualcosa che non andava, che non mi quadrava, e rivedendo le immagini a casa ho notato dei dettagli che guidando non avevo percepito. Il giro lo iniziamo in modo pressoché uguale, impostiamo la curva che dà sul transponder allo stesso modo, direi. Qua iniziano già i miei problemi invece. Nella S sentivo di faticare sempre a impostarla per fare la linea giusta, e infatti guardate come io disegni tantissimo la chicane mentre lui passa praticamente dritto. Prima cosa sbaglio subito a impostare l'ingresso perché lui punta il cordolo interno mentre io me ne allontano puntando il centro della pista e di conseguenza poi sbaglio tutta la parte successiva perché a metà chicane lui sta puntando dritto, io invece sono quasi di traverso e per rientrare in traiettoria disegno tanto la linea. Questo tornante credo che sia il punto che faccio meglio di tutta la pista, infatti lo affrontiamo uguale, non c'è niente da dire. Questo che mette sul rettilineo box, idem, siamo abbastanza uguali, se non che io spesso non esco con una linea morbida e rotonda, ma la strozzo troppo. Purtroppo dall'inquadratura non si vede bene in questa situazione, ma spesso mi è capitato. Qua arriviamo a un punto che in pista a velocità reale ero convinto di fare abbastanza bene, dritto, e invece dalle immagini ho scoperto tutt'altro. Guardate come lui passi veramente completamente dritto, mentre io faccio un sinistra-destra, cioè guardate come scivola la mia macchina, la sensazione è come se si imbarchi nello spostamento. Lui per passare dritto punta e taglia completamente sul primo cordolo, mentre io sto più lontano. E guardate qua, lui sta puntando l'uscita dalla chicane, io invece non prendo una linea perfettamente dritta, ho la parte posteriore destra che affonda e sostanzialmente sto facendo un impercettibile drift. Qua poi è l'apoteosi, assurdo, cioè io ho un'impostazione totalmente diversa e sbagliata rispetto a lui, qua è veramente lampante. E in uscita, come conseguenza di tutto quello che c'è stato prima, lui prosegue la sua traiettoria dritta, mentre io ho il posteriore che scivola e mi chiude, quindi mi strozza la traiettoria portandomi a finire molto più interno. Sostanzialmente quindi è tutto sbagliato quello che faccio in questa parte di pista. Ingresso, centro curva e uscita. La curva successiva la facciamo uguale, ma ci arriviamo in modi diversi. A causa di quanto visto prima, io sono molto stretto, mentre lui sfrutta meglio la pista ed è molto più largo, potendo quindi entrare più forte. L'uscita da questo tratto è un punto che in pista mi ero accorto mi riuscisse male, perché appena davo gas la macchina si chiudeva e non riuscivo a uscire largo e rotondo come fa lui. E poi veniamo a un altro punto che live mi sembrava buono, ma rivisto è totalmente da correggere. In ingresso rettilineo lui, solita storia, è più morbido e largo, invece a me la macchina si chiude e sto troppo stretto, ma guardate ora il rettilineo. Pensavo sul rettilineo cosa vuoi che ci sia da vedere? Purtroppo c'è da vedere perché non vado dritto. Appena immesso dal curvone, lui lascia lo sterzo e raddrizza la macchina puntando verso l'esterno, mentre io come prima, come per tutta la pista, sembra che abbia il posteriore che imbarca e mi porta di traverso verso l'interno. Guardate, io mi ritrovo a centro pista, lui invece è in parte addirittura anche fuori dal gommato, ma sfrutta tutta la pista stando all'esterno per poter entrare poi il più forte possibile in fondo. E di conseguenza poi lui progressivamente stringe, portandosi da esterno a centro a interno, mentre io dal centro pista dove mi ritrovo mi porto prima all'esterno per poi richiudere all'interno, cioè assurdo, praticamente faccio un impercettibile chicane in mezzo al rettilineo perdendo tantissimo scorrimento. Cosa ne ho ricavato quindi? Che lui fa sempre traiettorie più rotonde e dritte delle mie, mentre io ho sempre la macchina che appena tocco lo sterzo ad alte velocità si imbarca, rolla, non so come chiamarlo,
e mi porta a controllarla facendo di sinistra a destra nella prima chicane, nella chicane sotto il palco e anche sul rettilineo addirittura. E questo è quello che sentivo in pista che mi metteva in difficoltà, ma non capivo bene cosa fosse. Ho cambiato di conseguenza alcune cose a casa nel setup, grazie soprattutto ai consigli di un amico molto più esperto di me. Questi sono gli interventi che ho fatto: montato gomme più basse, allargato la carreggiata anteriore, usato ammortizzatori davanti e dietro con olio più duro e ho abbassato i centri di rollio posteriori. E il risultato della gara successiva è stato questo. Vedete finalmente una chicane molto più dritta, fatta con un movimento minimo dello sterzo. Sotto al palco il nuovo setup mi ha aiutato, ma ho modificato anche io la guida tagliando molto di più sul primo cordolo e allargandomi in uscita. Non sono ancora perfettamente dritto al centro, un po' di movimento lo faccio, ma va sicuramente molto meglio di prima. E l'uscita che mette sul curvone finalmente riesco a farla bella larga e rotonda. E poi anche il rettilineo, finalmente non faccio più zig zag, ma rimango dritto allargandomi piano piano verso l'esterno.